Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un caso davvero molto delicato, ovvero della povera Giulia Cecchettin. Volevo discutere un attimino con voi di tutto quello che è accaduto e che cosa ne pensate voi a riguardo. Infatti volevo riaprire insieme a voi questo terrificante caso a partire dall'inizio di questa storia. Ma partiamo subito senza perdere altro tempo. Mi raccomando, iscrivetevi subito al canale, attivate tutte le campanelline e non dimenticatevi di commentare. Giulia Cecchettin è nata a Padova il 5 maggio del 2001. Era una grande studentessa di ingegneria biomedica all'Università di Padova. Era proprio lì per laurearsi, infatti stava preparando la sua tesi fissata per il 16 novembre del 2023. Figlia di Gino Cecchettin, ingegnere, e Monica Camerotto, impiegata, tra l'altro raga, purtroppo, deceduta nell'ottobre del 2022 per un cancro. Aveva una sorella maggiore di nome Elena e un fratello minore di nome Davide. Durante gli studi universitari aveva appunto conosciuto questo Filippo Turetta, nato il 18 dicembre del 2001 e cresciuto a Torreglia. Era un suo collega durante i corsi di studio e aveva iniziato una relazione durata circa un anno e terminata nell'agosto del 2023. I due giovani però avevano continuato a mantenersi in contatto anche dopo la fine della relazione, ma nell'autunno del 2023 Filippo Turetta aveva iniziato a comportarsi in un modo molto possessivo, confidando tra l'altro a Giulia di non riuscire a vedere un futuro davanti a lui senza stare con lei. E non solo, che era anche molto depresso e minacciando, pensate un po', addirittura un suicidio. Giulia e Filippo, nonostante non fossero più una coppia, continuarono a frequentarsi occasionalmente, ma lei comunque temeva gesti estremi prima o poi da parte sua, anche se comunque dentro di lei sentiva, se ne rendeva conto che non era una normale oppressione, ma era un vero e proprio ricatto. Intorno alle 17:15 di sabato 11 novembre del 2023, dopo aver inviato un'email alla docente universitaria, relatrice della sua tesi di laurea, con l'ultima versione della sua tesi, Giulia è uscita di casa intorno alle 18, accompagnata sempre ovviamente da Filippo, e sono andati in un centro commerciale di Marghera per acquistare un paio di scarpe nuove per festeggiare la laurea che a breve avrebbe dovuto ottenere. Con esattezza alle 21:02 i ragazzi avevano cenato nel fast food appunto del centro commerciale. Successivamente a questo orario Giulia ha cominciato a scambiarsi dei messaggi su WhatsApp con la sua sorella maggiore, appunto Elena, fino alle 22:43, dove infine si rimise in macchina con Filippo per tornare a casa sua. Ma raga, da quel momento non si sono più avuto alcun tipo di notizie. Infatti papà, Gino Cecchettin, ha aspettato tutta la notte perché magari pensava che Giulia si era fermata, non so, con Filippo fuori, magari era andata a ballare, è andata da qualche parte. Il giorno dopo, però, alla mattina, verso le 13:30, si è recato presso la caserma locale dei carabinieri per denunciare appunto la scomparsa di sua figlia, temendo soprattutto per la sua incolumità. Subito dopo, con l'aiuto della sorella, appunto Elena Cecchettin, sono stati diffusi numerosissimi appelli sui social media per ritrovare i due ragazzi apparentemente scomparsi. Pensate che un testimone ha riferito alla famiglia di aver assistito dal suo balcone di casa ad un violento litigio tra un uomo e una donna che chiedeva aiuto nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo, o Vigonovo, raga, non so bene come si pronunci. Comunque ha contattato per questo motivo ovviamente immediatamente i carabinieri. Con precisione li ha contattati alle ore 23:18. Tuttavia purtroppo non sono intervenuti a causa di altre segnalazioni contemporanee in tutta la zona. Nei giorni seguenti sono state avviate delle indagini per ricostruire tutto il percorso dell'auto di Turetta, una Fiat Grande Punto di colore nero che transitava dal Veneto in Friuli Venezia Giulia, quindi in Alto Adige e per finire in Austria. Infatti durante tutto questo suo percorso l'auto fu immortalata da tantissime telecamere, sia di sorveglianza che quelle di rilevamento del traffico. Tra i numerosi filmati registrati e analizzati ce ne fu uno in particolare che diede la prima svolta alle indagini e fu la telecamera di un calzaturificio di Fossò, comune confinante con Vigonovo, e mostrava un uomo colpire violentemente una donna per poi caricarla ormai priva di sensi nel bagagliaio della sua auto. Sul luogo infatti furono rinvenute moltissime chiazze di sangue e la lama di un coltello lunga ben 21 cm che portarono gli inquirenti a emettere un mandato di cattura europeo per Filippo Turetta. Le accuse per lui furono state due: omicidio volontario e sequestro di persona.
Successivamente le ricerche si concentrarono nell'area tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone, zona in cui era stata rilevata un'anomalia nel percorso della Fiat di Filippo. La vettura infatti era stata ripresa da una telecamera in ingresso nella località di Piancavallo poco dopo le 3 del mattino e oltre 2 ore dopo era stato registrato il passaggio successivo, ovvero lungo la SR 251 all'altezza della diga del Vajot, facendo così preludere una sosta lungo il tragitto. Ma raga, qui la cosa è un po' anomala effettivamente, perché per fare quel tragitto ci si impiega solitamente un'ora, quindi non avrebbe avuto alcun senso fare una sosta. Mettetemi piuttosto voi nei commenti cosa ne pensate riguardo al fatto che si sia fermato, secondo voi perché, cosa avrebbe potuto fare? Ma andiamo avanti, perché il 18 novembre del 2023 una squadra cinofila della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha individuato il cadavere della povera Giulia Cecchettin. E sapete dove l'hanno trovata? Straiata in un anfratto roccioso in mezzo al bosco, ricoperta da grandi sacchi neri e con di fianco numerosi oggetti. Le indagini condotte dai carabinieri hanno evidenziato che la ragazza era stata colpita da numerosissime coltellate sia sulla testa che al collo e di conseguenza era deceduta per dissanguamento. La stessa sera la polizia tedesca ha arrestato Filippo Turetta, che si trovava infatti in Germania, era fermo su una corsia di emergenza sull'autostrada 9 tra Bad Darmburger e lo svincolo Ripachtal. E indovinate perché? Perché era rimasto senza benzina. Condotto nel carcere di Halle il 25 novembre, Turetta è stato estradato in Italia con un volo speciale il 20 novembre del 2023. Il famoso quotidiano Corriere della Sera ha pubblicato una lettera di Elena Cecchettin, sua sorella, che ha denunciato la responsabilità della società nel creare quelli da lei definiti figli sani del patriarcato e della cultura dello stupro, indicando con tale espressione chi assume comportamenti tali da ledere la figura della donna, come il controllo, la possessività e anche il catcalling. Ma non solo questo, raga, anche a chi cerca di giustificare tutti coloro che compiono gesti violenti contro le donne, definendoli mostri o malati di mente. Cosa, raga, che secondo me ha tutte le ragioni. La sorella maggiore della vittima ha infatti invitato tutti gli uomini a responsabilizzarsi, chiamando amici e colleghi che tengono invece comportamenti tollerati nella società, ma che potrebbero essere il preludio di un femminicidio, definito da lei omicidio di Stato. Ma non solo, anche un delitto di potere a cui occorre reagire con un'educazione sessuale e anche affettiva. Le parole di Elena Cecchettin, seguite dalla diffusione virale della poesia Se domani non torno, scritta dall'attivista peruviana Cristina Torres Caceres, hanno scatenato una grandissima ondata di commozione, rabbia e dolore in tutta Italia, dove si è aperto un dibattito e si sono tenute anche manifestazioni spontanee in molte città e con la partecipazione di migliaia e migliaia di persone. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre si è radunato a Roma, pensate un po', circa 500.000 di persone. Il caso ha sollevato importanti questioni riguardo alla prevenzione della violenza in genere e sull'efficacia delle leggi esistenti. Il caso di femminicidio ha portato l'opinione pubblica a riflettere sull'importanza di rafforzare queste leggi, di rafforzare questi controlli e non solo, ma di sensibilizzare anche contro la violenza sulle donne. La comunità locale dove risiedeva Giulia ha manifestato il proprio dolore e cordoglio attraverso numerose commemorazioni ed omaggi. La famiglia della vittima infatti ha ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà e mentre il presidente della regione del Veneto ha proclamato il lutto regionale e sottolineando la necessità ed interpretare correttamente i segnali di preallarme nei casi di violenza in genere. Dopo questo omicidio il Parlamento italiano ha approvato un pacchetto di leggi per rafforzare le leggi già esistenti a tutela delle donne. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un progetto educativo nelle scuole per contrastare la violenza in genere. Alla richiesta delle istituzioni di mantenere un minuto di silenzio in omaggio alla vittima si sono tenuti invece i rumori in cui le persone coinvolte hanno compiuto gesti rumorosi, come è stato suggerito dalla sorella di Giulia e dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ma nei 3 mesi successivi ai fatti, il numero 1522, ovvero il numero antiviolenza, ha registrato un significativo aumento di denunce e di richieste di aiuto che è stato interpretato come un effetto
l'effetto di Giulia Cecchettin. Il 22 dicembre del 2023 la rivista L'Espresso ha designato Elena Cecchettin come la persona dell'anno. Il 2 febbraio del 2024, quindi appunto quest'anno, l'Università di Padova ha conferito a Giulia Cecchettin la laurea alla memoria in ingegneria biomedica in una cerimonia pubblica e alla presenza dei suoi familiari e della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Ma andiamo avanti ragazzi, perché il 5 marzo di quest'anno esce il libro Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia. Questo libro è stato scritto dallo stesso padre di Giulia insieme allo scrittore veneto Marco Franzoso, che raccoglie tutti i ricordi di famiglia di Gino Cecchettin, il decesso di sua moglie e quello di sua figlia, ma in particolar modo il rapporto col padre e la figlia. Gino Cecchettin, a proposito del libro, ha affermato che è stato il modo migliore per elaborare il lutto. Il libro servirà infatti a finanziare la fondazione che lo stesso Cecchettin tende a attivare per sostenere la lotta alla violenza in generale. Cecchettin ne ha ampiamente discusso quando fu stato ospite di Fabio Fazio a che tempo fa, ribadendo di attivare la volontà di attivare questa fondazione per sostenere anche enti disposti a collegarsi ad essa. Non sono mancate voci critiche riguardo alla famiglia, come ad esempio il giornalista Vittorio Feltri, che pur dichiarando di provare pena infinita per la vittima, ha criticato fortemente l'esposizione mediatica della famiglia, che a suo parere è stata strumentalizzata politicamente. Ma arriviamo al 5 dicembre del 2023, quando sono stati celebrati i funerali di Giulia nella Basilica di Sant'Anna Giustina a Padova, officiati dal vescovo di Padova Claudio Cipolla, alla presenza di 8.000 persone, autorità civili e militari, tra cui il ministro della giustizia Carlo Nordio e il presidente della regione del Veneto. La diretta dei funerali è stata trasmessa dalla rete Rai 1, che è stata seguita da oltre 2 milioni di spettatori, insieme a Canale 5 e a TGcom24. Nel discorso di Gino Cecchettin sono stati ripresi gli stessi temi contenuti nella lettera denuncia del 20 novembre della figlia Elena, concludendo con una lettura di una poesia sul vero amore di Khalil Gibran. Il giorno seguente, il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha emanato una circolare rivolta alle istituzioni scolastiche, nella quale ha invitato scuole, docenti e studenti alla lettura e alla discussione collettiva del discorso di Gino Cecchettin al funerale. Alla fine della funzione tutta la folla ha fatto un frastuono impressionante agitando chiavi e campanelle. Ma ragazzi, non è finita qua, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, ma soprattutto anche quello che è stato detto pochi giorni fa al telegiornale. Infatti io ho fatto proprio questo video anche per vedere voi cosa ne pensate di quello che ha fatto Filippo Turetta, ma soprattutto anni di carcere o ergastolo. Raga, mettetemi giù nei commenti tutto questo. Questo video termina qua, io vi auguro un buon proseguimento di settimana e ci vediamo molto presto nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!